Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Amici di Radio Rossonera, è giovedì 2 ottobre e siccome c'è il sole siamo contenti, giusto? E siamo in diretta con Radio Rossonera Talk del giovedì, il penultimo di questa settimana, insieme a tutti voi e soprattutto a Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. E vai pure Morgan. Enrico Boiani. Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao. Scusate la scena, ma era... non mi hanno visto, mi hanno detto. Cavoli, era divertente. Era divertente. Allora Morgan è capace anche ogni tanto, è incredibile. Niente, avevo avuto un piccolo inconveniente col microfono, ma siamo qui con questo talk, quindi ben ritrovati. Ok. Beh, insomma, dovremmo iniziare a fare una decina di grafiche circa, soprattutto vista Juve. La Juve sta arrivando, è all'orizzonte, si è tolta, diciamo così, l'impaccio della Champions League. Perché tanta Champions è così, dai, lo sappiamo, è una parentesi tra il campionato, la vera competizione che c'è, la più importante della Serie A. Con le nostre grafiche che c'erano la probabile formazione, un po' di storicità, ma non solo. Andremo anche a vedere un po' di novità, sia da parte nostra che da parte loro, ma in chiusura, come avete visto anche in copertina, le parole di Glitare, che ha parlato a un canale albanese per oltre un'ora. Però l'estratto, diciamo così, ve lo raccontiamo noi in un paio di grafiche, visto che ha raccontato sia un po' di se stesso, di come è arrivato, di cosa pensa del Milan, eccetera. Allora, grafica numero 1 a questo punto. Chiudiamo la questione Champions League con i risultati di ieri sera. L'italiana Juve non ha vinto, l'altra, il Napoli, sì. E quindi Karabakh Copenaghen 2-0, il Newcastle facilmente sul campo dell'Union Saint-Gilloise 4-0, il City bloccato dal Monaco. Ai. Spiace. No. Poi l'Arsenal che vince 2-0 con l'Olympiakos, il Barcellona che perde all'ultimo minuto con il Paris Saint-Germain. Qui spiace. Quando segna Maiolu poi rievoca sempre grandi ricordi, quindi va bene così. L'altro ancora che c'era la stessa coppia. Sì. Vabbè, andiamo avanti. Beh, Leverkusen PSV 1-1, il Dortmund vince facilmente 4-1 contro l'Athletic, il Napoli 2-1 con la doppietta di Højlund e la Juve è raggiunta al 90° 2-2 dal Villarreal. Juve che è esperta nella parte finale di partite, ne ha sistemate o pareggiate o perse tante nell'ultima parte di gara, quindi vediamo di non arrivare con la partita aperta in fondo. Esatto, sarebbe cosa buona e giusta. No, però è una Champions League che, come l'anno scorso con questo nuovo formato, all'inizio è un po' criptica, perché per esempio c'è il Karabakh che ha punteggio pieno, no? Tra le sorprese di questa Champions. Dal giro di boa inizia un po' a defilarsi e si accende veramente nelle ultime 2 o 3 giornate
con l'ultima che è folle, no? Le squadre che cercano di segnare a valanga, di strappare i pari, le vittorie in tutti i modi per accedere perlomeno ai playoff, quindi ancora siamo nella fase iniziale, no? Quella in cui magari qualcuno ancora si dà delle chance, e però è sempre la Champions League. Per esempio ieri Barça-PSG è stata molto bella. E niente, insomma, è la Champions. Cosa A me bella. continua a non piacere questo formato, però. Non lo so, ha qualcosa che non mi convince. Cioè, è ovvio che, ce lo ricordiamo bene, i gironi erano a volte anche brutti, perché c'erano dei gironi incredibili e dei gironi veramente da Europa League. Però non vedo, cioè è come se partisse, come ha detto Harry, solo alla fine. È un po' un Cioè, diesel, però a me piace di più. No, a me di più no. Proprio no, per niente. Io mi limito a vedere le partite. Fortunatamente la cosa positiva di questo momento di Champions è che ti possono capitare tipo i Barça Paris Saint-Germain. Cosa che in altre volte sì, ti capitava magari che c'era la squadra che dalla seconda fascia magari non era stata in Champions League ultimamente, quindi era l'anno in cui invece si era rinforzata tanto e diventava reale antagonista della testa di serie. E allora sì, c'erano due squadre grosse, però qui insomma ce ne sono tendenzialmente Però un sai po' di più di cosa? partite interessanti. Sì, però cioè, come scrive Umberto, nostro abbonato, sono molto d'accordo. Mi piaceva di più il vecchio perché c'era da subito più pathos. Cioè qui, se tu perdi le prime due, non te la vedi brutta. Se tu nel girone perdevi le prime due, Erano fattacci. cioè, capito? Poi è bellissima la serata, mi ricordo l'anno scorso, in cui c'è il delirio, stai acceso con 10 dispositivi per vedere i risultati di tutti, però è una sera, 2. Guarda, Qui- sono d'accordo con Carmine su una cosa. In effetti si è un po' perso il fascino dell'unicità. Sì. Cioè, era una volta, adesso per non tornare agli anni 90 dove partecipava solo chi vinceva il campionato, però era veramente il torneo dei campioni. La Sì, Champions troppe League. squadre, Cioè, squadre. con Sono tutto il d'accordo. rispetto per la Union Saint-Gilloise, cioè, dai. Sul fatto che siano troppe squadre sono d'accordo. Mi piacerebbe vedere questo formato con molte meno squadre. Sarebbe curioso. Però, ad esempio, per i diritti TV è qualcosa di beh, allettante, certo. perché ad esempio Barcellona-PSG ai gironi era molto difficile da vedere in casi normali. Altra idea. Io non vorrei smontarti l'idea, ma l'avevano già fatta esattamente così. Cioè, questo tipo di torneo con meno squadre si chiamava Super League e gliel'hanno bocciata. Effettivamente, hai ragione anche te. No, altra idea, niente playoff. Niente playoff, si qualificano un po' di più di quelle che sono qualificate direttamente, le altre vanno in Europa League. Niente ragione. playoff, cioè. Ringrazio Giorgio Monti, grazie Giorgio per essere qui per la prima volta. Vedo che c'è il banner con scritto new. Sì, Grazie. E grazie quindi, mille Giorgio per la prima Monti. volta qui con noi facciamo gli auguri. Si fanno gli auguri in questo caso. Comunque Alessandro si sposa. Grande! Auguri! Spero niente di serio. E però. infatti, ma niente di serio Alessandro, ci mancherebbe. Grande auguri. Si sposa quando? Congratulazioni, Sabato, quindi proprio il penultimo giorno Quindi oggi. tempo poi Tanti di auguri. tornare a casa a festeggiare, prima notte di nozze, perché la Ma non domenica glielo c'è auguro, Juve. onestamente, No, perché la cioè. domenica c'è Juve Ma Milan. no, ok, non gli dai. auguro neanche di vedere Juve Milan. Però una settimana può anche fare a meno del Milan. Non dirà di rossonera Alessandro, ma del Milan si può fare. Allora così, sabato ti sposi, festa, tutto. Parte per il Giappone ci ha scritto. Allora niente, Juve. Come una volta quando vincevi la Champions, Che andavi a partivi e Yokohama. andavi in Giappone. E invece no, pure quello è diverso. Vabbè, torniamo in studio, anzi andiamo direttamente alla grafica numero 2, il prossimo turno, visto che domani è già campionato. Quindi siamo Scusa, già in vigilia grazie Serie A. Nicolas che ci dona 2,49 €, anche lui nuovo abbonato. Grazie davvero. Grazie Nicolas, grazie. Dopo tra pochissimo parliamo anche dei For nuovi real, peraltro. parliamo anche degli abbonati, tra pochissimo. Sì. Allora, questo è il prossimo turno. Come detto, tra poco più di 24 ore si parte con la sesta giornata di Serie A. C'è un Verona-Sassuolo da tremare i polsi di venerdì sera. Lazio-Torino e Parma-Lecce alle 15 del sabato. Anche qui festa grande. Occhio al Toro.
che c'è l'allenatore un po'. Traballante. Gne, gne. Inter Cremonese alle 18, passeggiata di salute dell'Inter. Direi. Atalanta Siro. Como alle Bella 20:45. Atalanta Como. Sì. Cioè, il Como comunque è una squadra godibile da vedere, e poi c'è l'Atalanta. Udinese Cagliari alle 12:30 di domenica. Ragazzi, pranzo dai nonni. Sì, potete anche vedere Ho qualcos'altro. in dormita TV, allungata. Sì, esatto. Ammazza. Oppure fate festa 12:30. sabato sera. Sabato sera, festa, discoteca, quello che volete, ore piccole con gli amici a Bernabir, insomma, come preferite, così potete dormire poi domenica perché alle 12:30. Comunque Atalanta Como sappiamo già che segnerà Nico Paz, che ce l'ho contro il Fantacalcio, già mi aspetto la doppietta di Nico Paz. Bologna-Pisa alle 15. Domenica alle 15 c'è anche Fiorentina-Roma. Occhio, qui parte a Pioli, eccetera. Ma la Roma, che è pari che noi siamo in appaiati, classifica. sì. Quindi bisogna dargli un occhio. La Roma potrebbe, vincendo, aspettare Juventus, Milan e Napoli, Genoa che vengono dopo In vetta, tranquilla. Esattamente, e poi andare in sosta in vetta, pari al Napoli che ospita il Genoa o al Milan che va a Torino. Roma che questa sera è il Lille Il Lille di Olivier Giroud. in Europa League. Ringrazio Marco Speranza che ci ha donato 20 euro perché non era in diretta alla 1000ª. E ci fa un pensiero oggi. Grazie Marco, vi faccio un pensiero oggi. Presente socio Silver dal giugno 2017, vi voglio bene, grazie mille di cuore Marco. Marco, per anche tutto. noi a te tanto e davvero grazie per queste donazioni e gli abbonamenti, i like, i commenti sui social. Abbiamo visto che vi stanno anche piacendo i nostri nuovi contenuti e niente, siamo contenti, se vi piacciono. Se ad esempio volete sapere chi per Beatrice Sarti è stato il miglior brasiliano della storia del Milan, e vedi perché ridi? Era il motivo per cui non voleva parlare Siete di voi questa che mi cosa. avete scelto per No, fare no, questo aspetta, gioco. raccontiamo questo retroscena. Abbiamo detto, vabbè, facciamo il chi prende e chi lasci con i brasiliani, ma senza Kakà. Ma ti pare? Per il 99% dei fuori milanisti classifica. è fuori classifica, è il numero uno, punto, no? Aveva più senso, no? Qualcuno magari preferisce Pato, qualcuno Thiago Silva, Cafù, insomma, no? Capito, ma scusa. Niente, prima ha detto ma vi pare, poi ha detto no, se lo faccio ci deve essere Kakà. Ma E ci quindi l'abbiamo mancherebbe, messo. cioè è come se leggi una favola e non leggi la pagina più bella, scusa, non ho capito. Perfetto. Comunque Marco, se capiti a San Siro in queste giornate prossime in Serie A fai un fischio. Esatto. Cosimo85 invece scrive: Enrico, sei il migliore. Grazie Cosimo. Come faccio a biasimarlo, a contraddirlo? Come io? faccio a bannarlo io invece? No, È così non giusto? lo bannare, non lo bannare. Ha rinnovato per l'8º mese. Grazie Grazie, Cosimo. Claudio Grazie. invece Sei tu che il migliore. non è abbonato Eh. scrive: grandissima Bea, è un piacere sentire parole al miele da parte tua per il Como. Grazie Claudio. Puoi dire di abbonarsi, se no inizia a Claudio. parlare male del Como? Claudio. Di Como città, del Anche lago. perché Claudio, se ti abboni scoprirai dei vantaggi di un certo livello, di cui poi vi parleremo. Tipo SD che non è l'abbonamento. Come SD non ha l'abbonamento? Aia! Non può SD. partecipare poi in A fondo parte che ha quel scritto un deve. messaggio che gli cancello immediatamente e rimuovi. SD, ma vergognati che non hai l'abbonamento. Andiamo avanti, tipo vedi, Daniele scrive Dida con i rigori parati a Manchester. C'è Daniele, un'affinità, diciamo così. Ognuno ha il affettiva, suo, magari, esatto. un'affinità affettiva. A parte Kakà, che credo Infatti che ognuno ha il suo, io il mio, il più sia. forte. Vabbè, niente, ecco, perfetto. Andiamo avanti, le parole di Olivier Giroud. SD ci chiede in che senso? Non sei abbonato. Non sei abbonato, SD. Non no, Sai sappiamo com'è? che Se lui non è metti i abbonato. soldi non sei Sappiamo abbonato. che lui è abbonato con noi dal 15-18, però evidentemente YouTube non gli ha rinnovato. Non hai rinnovato, dovete rinnovarli questi abbonamenti, ragazzi. Se siete da Android, Sì, è un po' birichino. vi scadono e non si rinnovano. Si vede che hai fatto la Adesso dice non sentivo birichino. No, sto dicendo si vede che hai fatto la maestra perché avere un birichino proprio sì. non... Sì. Giro in conferenza. Spero vincano un trofeo. Chi? Noi. Il Milan. Ho parlato con alcuni miei ex compagni.
con alcuni fisioterapisti, perché gli ex compagni sono finiti, Olivier. Meglio i fisioterapisti. Allegri per forza fa un bel lavoro. I giocatori penso che con il 3-5-2 si trovino bene. Spero che facciano una grande stagione, migliore dell'anno scorso, perché ci mancherebbe Oli, perché voglio vedere il Milan in Champions. In Champions. In bocca al lupo a tutti. Oli ha sempre delle belle parole per il Milan. È un giocatore che, per quanto sia rimasto non tantissimi anni con noi, perché alla fine sono stati pochi anni rispetto ad altri, però ha lasciato un segno sia calcistico che affettivo. E tornerà in Italia a breve, brevissimo, giusto Bea? Sì, c'è Lille e Esatto. Roma-Lille. Sì, non perché viene al Milan, era Roma-Lille. perché c'è Roma-Lille, sì, il di Europa League. Tra l'altro un grandissimo inizio di stagione per Olivier. Sì. Che sta facendo non è veramente più bene. quel campionato tremendo degli Stati Uniti, dai. Si può vedere. Che salutiamo. Che spreco. Saluti Tu l'altro all'MLS. giorno hai detto Ringrazio. non c'è il calcio degli Stati Uniti. Dai, che no, forse è ma più- lui era sprecato, dai, onestamente. Dicevi? Ringrazio Carlo Teodori che ci dona 6 euro e scrive: il Aia. cancro è un segno estremamente permaloso. Io confermo, ma metto sempre la solita mia postilla. E il cancro è un segno estremamente permaloso quando è necessario e doveroso esserlo. Ma la domanda è: ma Carlo Teodori è del segno del cancro? Chissà. La scheda della Juve, la grafica numero 4. Hai Sì. fatto tutto tu. No, ho chiesto perché se scrive così o ha tante persone di questo segno e sa che andiamo incontro a questa caratteristica, Enrico Boiani, oppure lo è lui. Scrivicelo. 3 vittorie e 2 pareggi, non ha ancora perso in Serie A No. la Juve. 9 gol fatti, 5 subiti. È un po' indietro in classifica perché, come vedete, ha pareggiato tanto. 3 di fila. 3 pareggi consecutivi nelle ultime 3, compresa la Champions. Da tenere d'occhio soprattutto i 2 esterni d'attacco, ma non solo, mi verrebbe da dire. Insomma, il reparto offensivo della Juve ancora non si è espresso, forse. Però a livello di numeri potenziali e di nomi è forse il reparto migliore della squadra. Però ancora. No, Io la Juve non la inquadro, onestamente. Faccio fatica a inquadrarla. Mi sembra una squadra che subisce gol un po' troppo facilmente. Li può anche fare. Però non lo so, la vedo un po' confusa. Però sulla carta ha degli ottimi giocatori. Sì, non si è ancora capito, come hai detto stamattina, che cos'è la Juve. Se è una squadra che può ambire a qualcosa di più di un semplice, che so, terzo o quarto posto. Se è una squadra che invece lotterà, come ha fatto l'anno scorso, per arrivare al quarto posto e basta. Oppure, chi lo sa. Per me avevano bisogno di un allenatore un po' più esperto, perché comunque la Juve esce da situazioni complesse. L'anno scorso c'è stata questa stagione con Thiago Motta che sembrava dovesse fare chissà che cosa e invece poi è andata come è andata, situazioni con alcuni giocatori un po' complicate, tra cui Vlahovic. Per me aveva bisogno di un condottiero un po' più esperto di Tudor, che comunque sta facendo il suo percorso da allenatore, non sta facendo neanche così male, però proprio aveva bisogno di un Conte o un Allegri per me, per essere davvero pericolosa, per ora. Tant'è che ci sono molti miei amici juventini, che purtroppo, ahimè, ne ho tanti, che tifano Juventus, poi dalle zone, delle parti mie, di Bea, eccetera, la Juve va molto, sì. tra virgolette. Dov'è che non va? No, adesso però- è brutto da Però dire, da ma noi particolarmente, che già invocano l'arrivo di Spalletti. Spalletti. È un nome che gira nei gruppi, tra virgolette. Tipo, io sono in un gruppo, ci sono 4-5 juventini e ieri hanno scritto già 2 o 3 volte vorrei Spalletti. invece- vorrei. Sì, No. ma non è Pensavo la prima fosse una volta che lo notizia, no, uno no, scoop. non è la prima volta che lo leggo, Cioè Potremmo farci un tweet live, tipo Enrico Boiani 2 punti su quello che hai detto ora. Andiamo avanti. No, però sulla carta è una squadra che, cioè, ha dei giocatori importanti. Se qualcuno gli trovasse una quadra, insomma. Sì, d'altronde come scrivono da casa,
Adesso non vogliamo fare le scarpe a Tudor, ci mancherebbe. No, Però anzi. tra Spalletti e Palladino, ma non è che ce ne molti altri. No. C'è sempre Thiago Motta nel caso. Non credo. C'è, potrebbe c'è fare il caso sempre Sergio Conceição che allenerebbe il figlio. Se no. Non glielo auguro, onestamente, ma al figlio, non alla Juve, cioè, in generale non glielo auguro. Un ritorno. Sai che volevo farti una domanda. Avete detto con Seisao, mi è venuta in mente una cosa, ma cioè non è una cosa cattiva, però mi è venuta in mente quando Peppe l'altro giorno ti diceva che Modric non fa la conta di tutto quello che ha vinto, cioè non è arrivato al Milan dicendo dovete ascoltare me perché io ho vinto questo, io ho vinto quell'altro, io... Mi è venuto in mente che con Seisao invece in conferenza ogni 2x3 Ti ribadiva quanto avessi vinto in Portogallo. Andiamo avanti. A proposito, prima di cambiare grafica, vedo in basso a sinistra Kenan Yildiz. Ecco, lui che cos'è? Del senso, Forte. è un giocatore che sta venendo me fuori, è un piace. fuoco di paglia. No, per me è un futuro campione se... Però posso essere crudele, ma lo direi probabilmente anche per il Milan, lo direi per l'Inter, lo direi per tutte le squadre italiane. Se a una certa si stacca da qua. Cioè, se va via dalla Juve. Ahimè sì, ma lo potrei dire per tutti, anche i giocatori del Milan, probabilmente. Se si vuol fare il salto ormai... Beh, però Harry, cioè, mi duole dirlo, però l'Inter degli ultimi 3 anni... Sì, giusto forse in l'Inter. Champions, se ci restavi, No, a parte chiaro. prendere 5 gol, però se ci restavi comunque è una crescita. Però io Per me non è una- tanto la Serie A, ma è una No, io ho squadra... una considerazione di Ildiz però più alta. Cioè, poi magari prendo una cantonata in un palo in testa e sto ragazzo non combina niente. No, per me è un buon giocatore. ha quella roba lì, che è Ildiz. Poi magari, ripeto, si schianta, la sua carriera si schianta e finisce lì. Per adesso mi sta facendo capire che ha quella roba lì, da roba grossa, ecco. Sì, Morgan, mettimi pure la grafica numero 5, vediamo anche un po' in caso Juventus a che punto sono gli infortunati. I nostri lo sapete già, insomma, o meglio, uno è di un lunghissimo degente, cioè Yashari, e l'altro invece è Tomori, ma Sì. ne parliamo tra poco. Secondo Tutto Sport, dopo l'affaticamento muscolare di sabato contro l'Atalanta, Bremer tornerà a disposizione come anche Di Gregorio. L'unico in dubbio è Thuram, ma al suo recupero procede e ci sono buone possibilità di vederlo in campo domenica, invece Cabal, che si è fatto male ieri, non ci sarà. Quindi dovremmo rivedere tutti i big della Juve, da Bremer a Di Gregorio a Thuram. Insomma, alla fine più o meno dovrebbe recuperare quasi tutti. Sì. Beh, meglio così da un certo punto di vista. Kefren se non ci fosse meglio, perché A me non piace buon vincere con la giocatore. gente che ti dice poi No, beh, chiaro, cioè, però se c'era sono cose Nedved. che succedono. Ma vabbè, quella rimarrà sempre. Vabbè, quella rimarrà sempre negli annali. Però lì non è stata neanche sfortuna, cioè lì è stato squalificato, ciao. Per chiudere il discorso vediamo anche la grafica numero 6, cioè l'arbitro della sfida, che è rullo di tamburi. Proprio Proprio lui. Marco, il Shore Marco. Già. Guida al VAR, che non è un verbo, è proprio il suo nome. Con il Milan ha 16 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Con la Juventus praticamente la stessa percentuale di vittorie e pareggi, ma solo 2 sconfitte. Quindi Stesso vuol numero dire di vittorie e pareggi. Sì, quindi vuol dire che percentualmente la Juve ha vinto di più. Non dei bei ricordi con Guida, Al VAR c'è di bello. Però, come prendo in prestito le frasi di Bea, speriamo di non parlarne domenica sera. Dai, cioè, Perché? dopo Che Milan precedenti Bologna- abbiamo con Guida? Io non me li ricordo. Hai dei ricordi? Non ho ricordi specifici, ho ricordi di non essere troppo soddisfatto delle sue direzioni. Ricordi di situazioni nervose, diciamo. Partite Questo. che gli sfuggono di mano, cioè magari in chat qualcuno si ricorderà qualche episodio col Milan, però non lo so, non mi spiace. A parte che di solito Guida i problemi li ha creati al VAR quando c'era Massa invece in campo. Siamo la squadra più arbitrata. Se non in erro, carriera. la combo Massa-Guida è quella del fuorigioco geografico, non vorrei dire una scemenza.
però non mi evoca bei sentimenti, ecco. 6 espulsi, vedo, Ah, beh, perfetto. in carriera con noi. Vabbè, nient'altro da aggiungere, direi. Vediamo anche l'ultimo precedente, giusto per farci un'idea di cosa ci siamo lasciati alle spalle con Guida. L'ultimo precedente è un fantasmagorico partita del 125esimo Milan-Genoa 0-0. Beh, Si poteva ricordare di meglio, diciamo, che rispetto a quel Milan-Genoa. Ancora prima c'è un Milan-Roma 3-1, sempre di quell'anno lì. Coppa Italia. Però in realtà, no, è Serie A, però in realtà è la stagione prima, Ah, ok. perché Ok, è gennaio. Sì, sì, sì. Comunque arriviamo da l'ultima sconfitta, è molto datata. Ah, l'ultima sconfitta in effetti ha fatto un po' chiacchierare, perché è un Fiorentina-Milan 4-3, l'anno dello scudetto. Ah, sì, me lo ricordo. Quello che abbiamo visto prima. Sì, con la tripletta di Vlahovic, doppietta di Ibra, Mamma eccetera, mia, eccetera. quei Fiorentina-Milan proprio pesanti. Mm. Io i Fiorentina-Milan proprio li vivo male. Andiamo avanti allora. Gli ultimi 5 Juve-Milan li vediamo in grafica. Ci eravamo un po' abituati ad andare a Torino e perdere in ogni Sì. modo. Fino a una certa sì, era proprio... Era quasi destino obbligato. In un modo, nell'altro o nell'altro ancora, insomma, il Milan perdeva la partita. Magari anche iniziando bene, tipo l'anno con Corrino Gattuso, gol di Piontek. Oppure tenendolo 0-0 fino all'ultimo e poi arrivava un rigore, Arrivava oppure arrivava un gol di Dybala, Il oppure Mani di arrivava De Sciglio. il Mani di De Sciglio, esatto. Morgan, mettimi pure la 7. Andiamo a vedere questi ultimi 5 Juventus-Milan, dove invece qualche vittoria in più c'è, perché comunque Sì. qualche cosina in più abbiamo combinato. Anche dei pareggi, eccoli. Qui ci sono dentro anche i Milan-Juve però. Sì, sono Gli tutti ultimi Ah. 5 Ah. appuntamenti. Peccato. Vabbè, Juventus-Milan 2-0 l'anno scorso, quella lasciamola perdere. Sì, Mangolà e non ricordo neanche chi ha segnato l'altro. Juventus-Milan invece qualche giorno prima si erano affrontate in Supercoppa, ha vinto il Milan, anche perché senza quello non saremmo andati in finale e niente Supercoppa. Poi i due pareggi terrificanti, entrambi, brutti. perché veramente senza occasioni in entrambe le partite o quasi. E poi uno degli ultimi Milan-Juventus con vittoria della Juve è in una partita casalinga invece dell'ottobre Espulsione 23. di Ciao, il gol Domani di se vuoi Locatelli. facciamo una grafica sugli Juve-Milan a Torino. Meglio, assolutamente meglio. Juventus-Milan, che però è una grande classica del nostro calcio, ultimamente non ha molto deciso. No, Io ultimamente sono state ricordo protagonisti con immenso affetto quello Juve-Milan con quel gol di Gattuso, brutto, proprio quel gol brutto, sì. però l'altro si fece anche male per esultare, mi pare. Primo anno di Max. Io onestamente non mi ricordavo che era il primo anno di Max, mi ricordavo sì, che l'anno aveva dello segnato scudetto. Torino Gattuso e basta. Tra l'altro lì è Ibra Scusa che se io non sono così fan di Massimiliano Allegri. prendevo in giro, Bea. È l'anno in cui Ibra per esultare a quel gol prova a salire sulle spalle di Gattuso, Non è che prova, dandogli una spinta è lì che si incredibile fa male. e si fa malissimo con la spinta di Ibra da Però dietro. proprio partita vinta con... Con garra. sì. Per sì, vincere a Torino, storicamente, il campionato devi non perdere. sì. Ah beh. Difficile che se perdi a Torino vinci il campionato. Ricorrenze, Mhm. niente di speciale. Però ultimamente i nostri ultimi scudetti sono passati da o pareggio o vittoria a Torino. Sì, è vero. Quindi capite bene che se domani, o anzi domenica, non vinci o perdi. Speriamo. No, scherzo. Andiamo a vedere invece cosa ha combinato Max. L'hai evocato, Henry. Sì. Alla Juve, grafico numero 8. Una vita. Una Due vita alla vite. Juventus. 2 vite. Che giri fanno, Bea? Non userei questa canzone per Max Allegri, però va bene. Va bene, tanto oggi peggio di così. 8 anni alla Juve. Sì. Sì. 5 il primo giro e 3 il secondo. 20 partite? In che senso?
Ah, contro nei Sì, Milan Juve. sì, Ok. No, ho sbagliato, mi è sfuggito un numero. Ah, e quindi? 200? Cioè, sono 200. Sì, sono 288. Adesso No, ve lo sarà vado anche a più, sarà ve anche lo vado a di più controllare. Mi è sfuggito di 200 per il forza, numero. se no le vittorie 271. Pensate Max quanto è forte, ragazzi. Ha vinto 271 volte in 420 partite, Ah, vedete, si è cancellato mancava il 4. Manca il Si è 4. cancellato il 4. Mancava il 4, ok. Ah, vedi, manca il 4. Perché sennò aveva vinto ben 250 partite giocandone 20. Il 420. Grandissimo. 75 pareggi, 74 sconfitte, sono tantine. Ma il ciclo finale non è stato granché. Mm. Cioè, soprattutto l'ultimo anno. Insomma. L'ultimo anno ha fatto, cioè a gennaio, dicembre, che era lì con l'Inter in testa, perché si stava combattendo la testa con l'Inter. Poi il girone di ritorno, non so cosa, se gli ha detto andate pure in vacanza, non lo giochiamo. Perso cosa. contro l'Inter e da lì non hanno più. E hanno smesso di proprio vincere le partite, ma anche quasi di pareggiarle. Ce ne hanno perse una valanga. Poi gli è bastato comunque, però insomma così. Sì, mi ricordo che forse un confronto con l'Inter. Non ricordo se a San Siro o se a Torino. Però è stato un confronto con l'Inter perso dalla Juve che poi San ha Siro. sancito la fine di questa lotta. Che onestamente per me non c'è mai stata. Cioè. Sì, in effetti a gennaio gli presero Alcaraz con quella formula un po' strana. Sì. Sì, non l'ha presa benissimo. Ah, il peraltro. Carazzo deve giocare a tennis, è lì che Peraltro, dove uno, esatto. Cosa lo metti a fare a giocare a palla? Era una domanda per te. Vai. Ma Allegri è più milanista o juventino? Ah, che ne so Ma io. ha chiesto a Chiederlo lui. cioè. No, non tifo. Vabbè, se Cioè, qua. se uno chiude gli occhi. Allora, me lo Stai immagino. molto attento a quello che dici No, e pensa alla ma storia è del ovvio- Milan, è per ovvio- cortesia. Ma è Ecco. ovvio che dentro ha più una mentalità da Juve, Ah. ok? Vincere è l'unica cosa che è conta. chiaro, no, ma infatti difensivista, eccetera. È ovvio, per carità, però se con questa mentalità fa vincere anche il Milan, ben venga. Cioè, di allenatori di milanisti ne abbiamo bruciati 15 negli ultimi anni, non so se vi ricordate cosa è accaduto tra Gattuso, Seedorf, Inzaghi. Ma non è che Cioè, devi essere milanista per fare il gioco da Milan. appunto. Quindi, ma poi ha anche passato più anni alla Juve, quindi dai, cioè, Ma ci lui sta. lui è il simbolo del Del vincere è l'unica cosa che conta, sì. esatto. Poi, ragazzi, bisogna dirlo, lo dico io che mi viene la morte nel cuore a dirlo, il Milan di Ancelotti, di Sacchi, cioè non lo vediamo da una vita. Ah, beh, no, chiaro. Quindi anch'io se penso a vincere le partite di cortomuso e ripenso a quel Milan lì mi viene male. Però bisogna essere anche realisti. Quel Milan lì, quel gioco lì, chi è che lo fa oggi? Quello no, perché sono passati 30 anni. Però un gioco di un certo livello lo si fa a Parigi, ad esempio. Cioè, Ah, beh, certo. Però, Sì. come spesso accade, per fare quel gioco lì bisogna avere i Giocatori. piedi così. Sì. Se no è cioè, difficile. non- Però, no, ma la mia domanda era più... Per me lui non è né di qua né di là. Anche Beh, per però me è lui è legato a legato a Torino. queste due. Lui è tutte e due, nessuna delle due, nel senso che non lo riesco a individuare in però 8 entrambi. anni, 8 anni sono tanti. Cioè, Beh, questo è il quinto a Milano, 4 il giro precedente, cioè 3,5. 4. 3,5. 3,5. Ah, Però ha iniziato Sì, il quarto però- e questo è il vabbè. quinto. Se fa 8 tutto il anni. contratto pareggia, eh. Sì, infatti, però ad oggi ha vissuto lì. A parte che penso che si sia legato anche per le vittorie, cioè ti leghi anche con le vittorie, certo. non solo con gli anni. Mm. Quindi dobbiamo far sì che torni a legarsi anche di Milano con una vittoria. Ma certo, come vinciamo a Torino nel caso? Con questi 11. Mm. Morgan, mettimi pure la 9. Non credo che tifi Juventus. Se devo Neanche per essere me. Neanche per me. Come per me non ti fa Milan. Neanche per me. Se stesso. Oh, i cavalli di Livorno, come si Esatto. scrivevano. Ma è giusto, cioè un allenatore fa il professionista, ti fa se stesso. Carlo è Viva uno. me stesso. Cioè Carlo è uno. E uno sarà sempre. Sesta giornata di Serie A, 20:45 all'Allianz, come spesso accade, pochi minuti dopo la fine della partita saremo in diretta
per il nostro post intorno alle 22.45, 22.50, insomma lo sapete. Qualche minuto dopo la fine della partita, con Maignan in porta, De Winter a destra, anche perché ora non sono usciti ultimissimi aggiornamenti dall'allenamento di oggi da Milanello, magari durante la diretta riusciamo a durante la darveli. diretta magari uscirà qualcosa. Ma fino a ieri Tomori non era ancora in gruppo, e se oggi non è in gruppo gli rimane praticamente solo domani, perché poi sabato è la Un rifinitura. risentimento, però magari non se lo rischia. Io non rischierei, c'è una sosta tanto da avere dopo, lo puoi mettere in piedi per davvero bene. Comunque, se riesci a recuperarlo, però in panca lo porterei, Tomori? Sì. perché sennò c'è Se solo sta Dogu, bene, sì, se sta bene, sì. non ce ne sono altri. Se è recuperato, sì. Gabbia e Pavlovic, Salmacher, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, perché Sì. Stupinian è squalificato, Pulisic con Jimenez. L'unico mezzo dubbietto che c'è in questo momento, ma è veramente mezzo per ora, è Nkunku. Sì. Per il resto dubietti non ce ne sono. No, anche perché Leao è ancora molto indietro di condizione e quindi avrà bisogno, per me Leao lo ritroviamo al meglio dopo la sosta, con l'augurio che in questa sosta non venga convocato, anche se è tornato a star bene. Poi magari fare una mezza sgambata col Portogallo gli dà una mano, però comunque speravo rimanesse a Milanello a ritornare, diciamo, in forma, e quindi Leao decisamente no dal primo minuto. Un Nkunku potrebbe scalpitare, anche perché non è entrato nell'ultima contro il Napoli, aveva fatto bene in Coppa Italia, anche se anche lui era un po' in riserva la partita precedente, dove aveva trovato il primo gol, e può essere, diciamo, interessante la partita in corso. In questo momento qua Jimenez sta vivendo partite difficili, anche se si è sbloccato appunto in Coppa Italia, ma comunque è una presenza in campo, no? È uno che prova a pressare, che c'è, che ci prova, si impegna, e le energie le ha, no? Al netto, ripeto, di tanti gol sbagliati, una fiducia che ancora gli manca e tutte le cose che abbiamo sempre detto. E Pulisic, cioè in questo momento credo che il Milan sia Modric, Rabiot, Salmacher e Pulisic più altri 7, quindi è inamovibile come tutti gli altri che ho citato. Prima di andare avanti a parlare di formazione, torniamo un attimo in studio, Morgan, perché Patrick ci lancia un discorso diverso, ovvero ci ha donato 5 euro intanto, Grazie, quindi Patrick. grazie Patrick. Cari ragazzi, abbiamo un grosso problema col contest regalo. Se la moglie non ha Insta, taggare altri pare brutto? Crea il profilo, Patrick, crea il profilo e taggala. No, scherzi a parte, proveremo a darvi O parte con un altro? Sì, a parte con qualcun altro, porta un amico, la moglie già la vedi tutti i giorni, cioè quella è una settimana. No, Vabbè, no, Patrick, sto scherzando. Comunque, Contenta la moglie. prepara no, le sto pratiche. scherzando, esatto, sto scherzando. No, allora, domani vi diremo di più anche su questo, sui tag, mica tag, eccetera. Non dovrebbe essere un problema, ma domani vi facciamo sapere meglio, ok? E quindi sapremo darvi più indicazioni. Lo ricordiamo che cos'è questo regalo? Lo ricordiamo perché è ricordiamo? qualcosa di veramente grande. E grazie a voi ragazzi, grazie a voi abbonati, se Radio Rossonera è diventata la prima community in Italia dedicata al Milan. Quindi dopo tutto quello che voi avete fatto e fate costantemente per noi tutti i giorni attraverso i like, le condivisioni, i commenti, le iscrizioni e soprattutto gli abbonamenti, è arrivato il momento di ricambiare questo, diciamo, non so neanche, questo amore che ci avete dato e che ci date tutti i giorni, tutti i mesi, le settimane verso di noi. Come proviamo a ripagarvi? Portandovi in crociera con noi dal 23 al 30 novembre di quest'anno. Una crociera che parte da Genova e poi arriva a Civitavecchia, Messina, La Valletta, Barcellona, Marsiglia e torna a Genova. Quindi sui social avevamo dato degli indizi, su Instagram con le tappe, Sì. erano quelli gli indizi di questa crociera, e è un regalo che volevamo fare a un abbonato che appunto ha la possibilità di portare una persona in crociera per una settimana,
I metodi per diciamo iscriversi a questo regalo sono molto semplici. La prima cosa è essere abbonati al nostro canale YouTube, quindi Morgan ha già messo il link fissato in chat, se volete abbonatevi, se volete insomma prendere parte alla possibilità di vincere questo regalo, quindi essere abbonati, seguirci su Instagram, @Radio Rossonera, e nel post appunto del regalo della crociera taggare la persona che vorreste portare in crociera. Domani vi diremo meglio appunto se deve essere per forza la persona che porterete o può essere chiunque, solo per diciamo avere il vostro commento nel post, ve lo diremo meglio domani, ma 2 persone possono venire in crociera con Radio Rossonera 23-30 novembre 2025. Le tappe ve le ho dette, è un mega regalo che vogliamo farvi, che siamo super contenti di farvi, e però è ovvio che lo facciamo a chi ci supporta proprio concretamente, veramente, cioè gli abbonati. Grazie Henry. Come dicevi proprio inizialmente, è una community, non è un... nel senso È una famiglia. che in un modo o nell'altro, almeno credo 200 di voi che magari scrivono spesso in chat li conosciamo quasi ormai. Sì. Molti li conosciamo proprio. Molti sì, molti anche proprio, alcuni non vorremmo conoscerli, ma insomma no, scherzo ovviamente. Però insomma sì. Insomma. Marcello ti chiede che se ti tagga hai le ferie per andare con lui? Me le prendo, Marcello, ma solo se vieni con la parrucca del 700, Marcello. Sappilo. Dai, scherzo a parte, andiamo a vedere la grafica numero 10, dai, cambiamo totalmente discorso. Però non si è abbonato nessuno dopo che ho fatto il mio annuncio. Evidentemente nessuno vuole andare in crociera. Vabbè, niente, non ha funzionato. È rimasto male. Mi aspettavo 3-4 abbonamenti mentre lo dicevo. Niente, vabbè. Leggiamo votare. Ho perso i colpi. Perché? Perché non passa dall'Albania la crociera. Altrimenti si abbonava a Glitare al nostro Leggo io le parole di Tare a Top Story. L'arrivo al Milan era una possibilità che sentivo che sarebbe arrivata. Ho sempre pensato che un giorno le mie strade si sarebbero incrociate con questo club. E infatti è successo. C'era anche stata l'opportunità in passato di realizzarlo e sapevo che era solo questione di tempo. Sono stato molto paziente fin dal momento in cui ho concluso l'esperienza con la Lazio. 18 anni con la Lazio, 3 da giocatore e 15 da direttore sportivo. Su Allegri la società ha supportato la mia opinione di assumerlo come allenatore, perché la sua esperienza e il modo in cui gestisce le diverse situazioni con la squadra, con la società, sono tutti ottimi. Credo che si sia intuito abbastanza facilmente che lui è arrivato e ha detto Allegri. Non so che altro dire, nel senso che spero di non assistere nel caso tra un mese o un mese e mezzo, quando veramente magari le cose iniziano ad andare bene, che a quel punto qualcuno pensa realmente di metterci il timbro. Beh, ragazzi, ma quel giorno un timbro rosa magari. Ma voi avete mai visto Scaroni quando abbiamo preso un giocatore, un allenatore, presentarsi? Perché io mi ricordo che il giorno in cui è arrivato Max a Milano, in quell'ufficio qua dietro in Corso Magenta, bello tra l'altro, è comparso Scaroni, mai visto, mai visto. Quindi è ovvio che... Ma io dico sempre la stessa cosa, il tentativo tutti lo fanno, basta avere gli occhi aperti. Sì, come sei già fatto per Modric, cioè, l'importante è non credere. È molto semplice, cioè, scrivere non si può ovviamente vietare a nessuno, anzi è giusto che ognuno scriva quel che pensa e che reputi più giusto. Ma assolutamente. Poi è il lettore che decide. Sai cosa mi fa ridere, Simo? Quando, o meglio, ridere e riflettere direi, quando le smentite, tra virgolette, arrivano dai diretti interessati. Cioè, non è che ve lo dico io, ve lo diciamo noi che su Modric è stato Tare, ma se è Modric a dire Tare è venuto, che è lui, cioè, è il protagonista della storia, che dice Tare è venuto a casa mia, abbiamo parlato tanto, mi ha convinto, ma non doveva neanche troppo convincermi perché ha suonato lui il campanello, cioè, se è Modric a dirlo, ma chi dobbiamo credere? Ma poi ragazzi, posso dire una cosa? Io continuo a dire la stessa cosa da anni, no? Ma nelle altre squadre voi la vedete sta gara, chi ha portato chi? Perché io non la vedo.
Cioè io all'Inter sta cosa non la vedo, alla Juve non la vedo. Cioè solo da noi c'è sì. la gara, cioè tipo su Teo è stata una fiction, e Teo non l'ha segnalato quello, poi in realtà è andato l'altro. Poi, Anche su Kalulu, su ricordo. Kalulu un'altra fiction. Cioè, Vabbè, ma l'ultima settimana la curva è tornato grazie al lavoro, Sì. all'intermediazione dell'AD. uguale all'epoca, perché me lo ricordo, il rinnovo di Rafael Leao, accaduto solamente perché Furlani ha pagato La multa. non perché Paolo Maldini e Ricky Massara hanno praticamente No, fatto vedi, è qui l'errore, Bea. No, il Milan. certo. Perché se no sbagliamo di qua e sbagliamo di là. Il Milan deve valere sempre. O i nomi si fanno sempre o i nomi non si fanno mai. È il Milan Siccome che i ha nomi si lavorato fanno, per riportare la curva allo stadio. È il Milan che ha preso Allegri. Leao. È il Milan che ha preso Tare. È il Milan che ha preso Modric. È il Milan che nel caso vince il campionato. ad esempio, Oh, no? cosa farà? All'epoca Non lo so. di Braida, Sì, in effetti all'epoca c'hai di ragione anche Braida, te. poi venne fuori che su Kakà è stato Braida, è stato Leonardo, però in quel momento lì non è che c'era tutta questa ansia di dire no, Kakà l'ho portato io. Cioè tu pensa se un Kakà ci fosse ora, cioè la gara ogni giorno a chi ha portato chi, e invece basterebbe, come hai detto tu, dire il Milan ha lavorato su questo, punto. Giordano, oggi è il suo compleanno e quindi tanti auguri Giordano. Auguri Giordano, diciamo che Ma non hai il vinto. vincitore verrà annunciato Il 20 di ottobre. 20 ottobre in diretta su questo canale, quindi insomma c'è tempo ancora per seguirci, per abbonarsi, per taggare su Instagram la persona che volete portare, insomma il regalo verrà assegnato il 20 di ottobre, cioè avete quasi un mese di tempo, un po' meno di un mese di Sì, tempo. anche per abbonarvi, tipo chi non è abbonato o ha perso l'abbonamento e vuole partecipare Sì. deve abbonarsi entro il 19, perché poi il 20, arrivederci. Sì. In tutti i sensi parte la nave. No, scherzi, non parte la nave, ma quasi. Andiamo a vedere anche le altre dichiarazioni di Iglitare, che in realtà questo, come detto, è un estratto. L'intervista è oltre un'ora, Sì. fatta tra Milanello e il museo di Casa Milan. L'intervista totale non ha, non so se li hanno messi, ma per ora, almeno stamattina, non aveva i sottotitoli, quindi o sapete l'albanese o sapete l'albanese. Ci sono degli estratti sottotitolati, questo sì, ed è il motivo per il quale abbiamo queste parole. Voglio rimanere il più lungo possibile perché è un club che rappresenta il limite, non si può andare più in alto del Milan. E i 3 club più titolati al mondo insieme al Real Madrid. Fino a qualche anno fa era il club con il maggior numero di trofei vinti. Per arrivare a questo livello ci sono stati un lavoro durissimo, sacrificio e passione. È un onore poter far parte della storia di un club come questo. Essere parte di questa realtà mi rende molto soddisfatto. A livello di crescita personale, la mia esperienza con il Milan è fondamentale. Per me non è solo un club, ma una parte integrante della mia carriera e della mia vita. E quindi un obbligo spirituale vincere con questo club ed essere parte della sua storia. Beh, devo dire che Iglitare, anche in tempi non sospetti, ovvero quando paratici, non paratici, ha sempre avuto questa speranza di venire al Milan. Non ha mai perso la pazienza di essere chiamato, perché non so se vi ricordate all'epoca, Ibra e Cardinale volevano Tare, poi Furlani blocca Tare e Paratici, poi ritorna su Tare. E lui già in quel periodo aveva fatto capire che ci sperava. Cioè non è che si è offeso, non è che ha detto ok, mi hanno accantonato, non dirò più sì. Ha sempre avuto pazienza, questo bisogna riconoscerglielo. Sì, questo sì. Pensiero cattivo, non che avesse tutta certo. questo sventaglio di opportunità, però gli ha dato atto che non ha smattato. Cioè, quando a un certo punto per 2 volte è stato bloccato, sì, lì poteva essere poteva dire: sentite signori, ma andatevene anche a quel Esatto. paese. magari a un livello inferiore, perché magari non avrà avuto la fila di squadre, ma magari qualche offerta gli è anche arrivata. No, ma anche per proprio, diciamo, benessere personale, Sì, esatto. dice: sentite, mi avete Mi già avete detto 2 detto volte, 2 volte, aspetta, esatto. la terza non me lo faccio neanche dire, non mi richiamate più. E invece comunque è rimasto
è rimasto qui attaccato, cioè, è rimasto con la spina attaccata. Giuseppe ci scrive: se ci fosse una società seria dietro, cosa potremmo fare? Giuseppe, sì, tu pensa, riusciamo a fare comunque un buon inizio di stagione pur avendo solo e soltanto un DS e un allenatore. Tu pensa. Che sono 2 ingredienti fondamentali per la ricetta squadra di calcio. Esattamente. Sempre per la metafora famosa. Esattamente. Beh, insomma, primissimo voto a Igli. Beh, Ha fatto sicuramente sufficiente. un 3/4 di mercato. Più che sufficiente. Non tanto per il mercato, che come abbiamo detto a fine mercato forse in difesa qualcosina manca e mancherà, soprattutto per fare magari uno step, e decisamente per le cessioni. Mercato cessioni abbiamo infatti dato un voto altissimo, per il centrocampo. L'unica pecca secondo me Perché di ha preso Iglitare, Allegri. perché ha preso Allegri, e questo lo ribadiamo, l'unico neo del primo inizio di stagione di Iglitare secondo me è quel di Lecce Milan, senza senso e senza verso, sia nel dire l'allenatore ha cambiato modulo, Lì è andato un po' oltre, sì. lì non so cosa fosse accaduto, perché ha detto con questo cambio di modulo siamo rimasti un po' spiazzati a due giorni dalla fine del mercato, e ha praticamente messo alla mercé Jimenez, dichiarando questo tentativo di scambio con Dovbyk a pochi minuti dalla partita. Quello è forse l'unico neo dell'inizio avventura di Iglitare, che invece aveva anche preso Boniface, per dire, prima che ci fosse tutto il tran tran, è andato a prendere un Nkunku, centrocampo l'abbiamo visto, ha fatto quello che doveva fare, anche con il merito di Allegri di andare poi su Rabiot, ha portato Modric. Iglitare ha portato Modric, quindi Vedi che non fate questi errori, è così, insomma. Errori. e se no è uguale, sia di qua che di là. L'ha portato il Milan. Capito, però cioè, non è Sì, che però i nomi cioè, li fai sempre o non li fai mai? se Appunto. i nomi vengono fatti Mai. da un lato, Ma sì, ma non siamo gli unici che parlano di Milan in questo mondo, quindi cioè, non è che possiamo decidere noi. No, certo, però tipo lui l'avrà proposto e tutti avranno detto sì, mi auguro, perché sennò vuol dire che Immagino. non si capisce come rotola la palla. Così come ha detto di Allegri, io l'ho proposto, io ho fatto il nome, io ci ho messo la Certo. faccia e poi mi sono venuti dietro. No, ma il mio Iglitare è in risposta a tutte quelle voci che parlavano di meriti di altri, poi la penso come te, ci Sai che mancherebbe. me l'ero persa. Sì, è stata una perla assoluta. Torniamo poi in studio, Morgan. No, non alzano le palette, però quasi, insomma. Visto che sono tipo 10, per forza bisogna fare così, bisogna alzare le palette. Perché io penso che, almeno mi auguro che ora il processo decisionale sia un pochino più veloce, del tipo se Tare fa un nome, al massimo c'è Furlani. Non che arriva Moncada a dire a me piacerebbe Ibra, ma sai che invece io penso che, perché sennò veramente è la fine della Non so storia. come funzioni, non lo so. Spero che sia come dici tu. Pensa se arriva anche Galliani, ci scrive Antonio. Beh, però Galliani non era uno che faceva queste cose. Mm? Si prendeva i meriti. Faceva lui e basta. Sì, non è che non poteva spartirli con nessuno, il direttore sportivo non c'era, soprattutto dopo la partenza di Arido Braida, che non so se avete sentito, adesso magari su questo Adriano Galliani non sarà contentissimo, però in un podcast Capello ha detto è l'unica persona di cui mi fidavo al Milan, Arido Braida, sì. Se un giocatore me lo portava Braida, ok. Se un giocatore me lo segnalava qualcun altro, Io se lo dice il mister ci credo. mm. Vabbè, ma Riedo Braida, cioè, credo che sia stata una delle figure più importanti della storia del Milan. Poi è ovvio che quando hai di fianco Galliani e Berlusconi, che cioè non è che vivi nell'ombra, cioè vivi proprio... E nonostante tutto lui è riuscito a brillare, e ha portato giocatori
incredibili, quindi penso che di Aredo Braida se ne parli sempre troppo poco, perché il Milan è sempre Berlusconi, Galliani, Berlusconi, ma quello che ha fatto Braida è A proposito di incredibile. Braida, ho una domanda per te, regina del mercato, te la fa Matteo. Se è vero che Thiago, a proposito di Braida, torna a gennaio. No, allora, Beh, già questo silenzio. no. È già una mezza È già- risposta. è già- Innanzitutto Bisogna I, fare i complimenti ai non ragazzi? A, I, non A, I. Eh. Innanzitutto bisogna capire se Thiago Silva vorrà continuare a giocare. Mm. E da lì bisogna capire se mai dovesse tornare al Milan, che è un club che gli è rimasto nel cuore, la città è rimasta nel cuore, alla famiglia, tutto quello che volete, lo farà da giocatore o da altro. Per me più la seconda, ma guardo la carta d'identità. Purtroppo io vorrei che Thiago... Quindi non in campo. Non lo so. Per me c'è ancora 2 anni. Non lo so, proprio per serio. me Due? No, ma non è che per noi, per lui, cioè deve decidere lui cosa fare della sua vita e deve decidere lui se dopo la Fluminense, che comunque è stata la squadra che l'ha lanciato, perché ha iniziato lì, magari vuole chiudere lì da giocatore. Però se non lo dice lui non lo posso dire no, io. chiaro. No, 2 anni nel senso che se fosse da gennaio 6 mesi più un altro anno. Cioè quello intendo. 1 anno e mezzo. Sì, 1 anno e mezzo, 2 da adesso, scegli tu come definire. Antonio, ma pure lui quanti siamo, onestamente? Ma te lo chiedi su Thiago Silva, dai. No, nel senso che non so se nel mondiale per club avete notato la dietro siamo differenza. corti poi. E parlo di 2 super professionisti, perché sono 2 che hanno fatto della cultura del proprio corpo tanto nel corso della loro carriera e sono 2 tra i difensori più forti di sempre per me, tra l'altro, Thiago Silva e Sergio Ramos, che ha fatto il mondiale per club, e Thiago Silva sembra più giovane di Sergio Ramos per come stanno fisicamente, dico. Ci sono 2 donazioni di Marco Speranza. Giustamente intendeva fuori dal campo, se no un altro mezzo dirigente da aggiungere. Poi facciamo veramente la squadra del calciotto più che del calcetto. Vabbè, ma ad esempio, no? A parte che non sempre esistono solo i dirigenti. Cioè, ad esempio, se Thiago... questo è un mio pensiero, non è una notizia. Quindi non, No. non faccio 2 punti virgolette, No. Beatrice sa. Ok. No, se fosse, che ne so, il collaboratore come Bernardo Corradi per Allegri, no? Lato difesa, come ad esempio l'ha fatto Nelson Dida per i portieri nell'anno in cui abbiamo vinto lo scudetto. Ok. Ipotizzo, Cioè, non lo so, però non è che esiste solo o l'allenatore o il dirigente. Volevi dire, Bea? Io me lo auguro come giocatore comunque, detto ciò. Sì, io farei 6 mesi di giocatore. Anch'io me lo poi... augurerei come giocatore, ma dipende lui, cioè se lui è Dai dell'84, Tiago, senti, è dell'84 Tiago, Ho capito. Quanti fa sono? 41, 41. Anzi, ne ha appena fatti 41 il 22 Per me- settembre. Nel 41 sono i nuovi 26. No, cioè. per me sai cosa? Con il fatto che c'è questa cura totale del corpo e stiamo vedendo adesso, secondo me, i primi quarantenni di movimento, non solo nel calcio, ma proprio in generale in tanti sport anche, no? Nel basket e via dicendo. Per me l'asticella dello smettere, se non hai avuto infortuni clamorosi, di un pochino avanza. Cioè che dai 38-39, no? Classici, 37, ci dite voi, va forse un pelo oltre i 41. Per me un po' ci stiamo Ma non è spostando solo la cura avanti. del corpo, è la cura proprio della vita, cioè Sì, quello. quindi. Devo ringraziare Marco Speranza 2 volte che Due ci ha volte, donato. due Prima volte. 5 euro scrivendo questa donazione merito del Milan. tra parentesi. Un abbraccio, ci vediamo a San Siro. Grazie Marco. Grazie. E sì, l'avevi capito, la donazione di prima non l'avevo calcolata perché avevi Ma poverino. sbagliato. Io te lo a dico, scrivere. se non esistessimo noi per le donazioni e solo te, sto canale chiuderebbe. Ah, sì. Ma non è vero. Donano soprattutto perché io non le legga. Non le legga. Boh. Fabio 84 ci scrive, sì? abbonato: con tutto il bene che voglio a Fofana, il mio sogno è il ritorno di Sandro o l'acquisto di Manu Koné. Vabbè. Se vabbè. torna Tiago lascio tutto, mi trasferisco a Milano. A fare Fabio. Anch'io Ma fare vorrei Beh, tornare a Koné. anch'io, cioè, se tornasse Tiago, cioè,
o Ma Thiago. soprattutto, Incontra. sapete perché? Perché giochiamo a 3 adesso. E serve un difensore. E serve un difensore. Capace. In mezzo. Esperto. Poi vabbè, facciamo il Che club dei conosca quarantenni. Musk. Poi Max. facciamo il club dei Musk. quarantenni, ma questo è un altro Tra discorso. l'altro, avete sentito le parole di Manu Cone? Mi è venuto in mente perché l'ha nominato Fabio. Che ha detto che nel 2021 l'aveva contattato Massara, il Milan. Aveva contattato il Milan. Il direttore sportivo del Milan, sì. adesso se lo ritrova in 2021, squadra. quindi è prima dello scudetto. Sì, l'anno dello scudetto, in realtà. L'estate 21 è Quindi l'estate Manu che Cone porta poi che lo sì, scudetto. Tonali. È l'estate che va dal ritorno in Champions allo Sì, ho scudetto. capito. Tiago, Sandra Lewa ci ha scritto Patrick dandoci Ci 5 sto. euro. Grazie per i complimenti a noi quarantenni, vero? Sì, bravo. Ma Grazie, Patrick, tu sei anche più Patrick. giovane di me. Non abbiamo 40 né io né te. Calma. Come direbbe il mister. Siamo arrivati in chiusura. Bea, grazie. Grazie a voi. Ci ritroviamo domani. Sì, a domani. Andate a Se vedere invece- esatto. il giochino perché è raro che io giochi, quindi non perdetevelo, dei brasiliani. È un gioco autoimposto, però è un gioco. Grazie Bea. Grazie a voi, a domani. La ritroviamo sui social con i brasiliani del Milan. Henry, grazie. Grazie a tutti i 100.000 che hanno visto lo shorts di Modric che ha fatto il boom, è diventato tra i video più visti del nostro canale, quindi grazie. E rimanete connessi su shorts, su TikTok, su Instagram, nei reel, perché ne stiamo facendo tanti, ci divertono, quindi continuate. Come scrive Fabio, avremmo potuto giocare senza portiere con Manu Koné, Kessie e Tonali nello stesso Io momento. confermo. Probabile, ma siamo arrivati in chiusura e quindi ci ritroviamo domani per la vigilia Della o meglio, vigilia. dell'antivigilia. Ciao. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe.